In questo video vi mostro un modulo molto piccolo ma davvero interessante, l'RX 480E. È un ricevitore RF a 433 MHz che può comandare fino a 4 canali. Questi 4 canali possono essere gestiti direttamente da un telecomando. Andremo a vedere come si alimenta, come si abbina al telecomando e tutte le sue funzioni e faremo qualche prova. Ok, seguitemi nel video. Vi faccio vedere il modulo, quanto è grande. Questo è la mia mano, questo è il modulo. Come vedete saranno 2-3 cm per 1, davvero piccolo. E questo è il telecomando con 4 tasti A, B, C e D. Nella confezione che ho ricevuto ho trovato un piccolo manuale, il modulo, un'antennina, telecomando e una batteria. Andiamo a mettere subito la batteria nel telecomando e questo è pronto. Vediamo che troviamo anche un'antenna estraibile. Chiudiamolo. Nel manuale di istruzione c'è qualche piccola informazione, ma poi andremo a vedere tutto nel dettaglio. Andiamo a vedere più da vicino questa scheda, che è un ricevitore RF. In pratica il modulo riceve il segnale inviato dal telecomando wireless. Troviamo i pin. Se giriamo la scheda troviamo il GND e l'alimentazione, più poi andremo a vedere fino a che tensione possiamo alimentare. Troviamo le 4 uscite di 0, di 1, di 2, di 3, infine troviamo OK. Davanti notiamo questo pulsante bianco chiamato anche Learning Button, cioè serve per associare il telecomando alla scheda e in molti casi anche per scegliere la modalità di funzionamento. Metto a schermo il circuito che andremo a realizzare. Troviamo sulla sinistra l'RX 480, andremo a mettere 4 resistenze, quindi 4 LED sulle uscite di 0, di 1, di 2 e di 3. Andremo a mettere su VT per adesso solo una resistenza e un LED, non inseriremo il pulsante e alimenteremo il circuito con una tensione di 5 volt. Infatti possiamo alimentare da un minimo di 3,3 volt a un massimo di 5 volt. Naturalmente è compreso di un'antennina avvolto su se stesso da inserire in questo foro. Io adesso non lo metterò, possiamo metterlo sia davanti che di dietro, così. E andiamo a inserire il nostro modulo su una breadboard. Giro il modulo e troviamo le sigle dei pulsanti, quindi mettiamo il GND al GND sulla breadboard e mettiamo V+ sul positivo della breadboard. Qui porterò da 3,3 a 5 volt. Realizziamo la parte dei LED, mettiamo 4 cavi da D0 a D3, non so se riuscite a vedere, e li portiamo davanti. 1, 2, 3, vediamo l'ultimo, 4. Ho preparato anche le 4 resistenze che escono dai pin e adesso vado a collegare i 4 diodi LED, l'anodo sul pin, quindi sulla resistenza, il catodo, il pin più corto sul negativo. Metto così.
ho messo il negativo da qui, li ho portato da quest'altra parte della scheda, così il collegamento è più semplice. Mettiamo il secondo diodo, la resistenza e il catodo e il negativo, mettiamo anche il terzo e il quarto. Questo è tutto il collegamento. Per adesso non metterò l'antennina perché lo andrò a utilizzare da vicino. Vado a collegare l'alimentatore, il negativo e il positivo, accendo e gli fornisco una tensione di 3,6 volt. Andiamo a provare il telecomando, premiamo i pulsanti e vediamo che non succede nulla. Dobbiamo abbinare quindi il telecomando al modulo. Per fare questo basta premere il pulsante sulla scheda. Prendiamo una volta, dovrebbe memorizzare il telecomando. Premiamo un pulsante sul telecomando. Adesso è memorizzato, premiamo il tasto A, si accende l'uscita, l'altra uscita, la terza uscita, la quarta uscita. Quindi troviamo la modalità, premendo rimane alto ma non rimane la luce, cioè il livello logico alto, quindi rimane solo memorizzato alto se manteniamo premuto il pulsante del telecomando. Se premiamo tutte e quattro, se ci riesco, no, sempre uno alla volta. Se riusciamo con il C, premo la A, non funziona, quindi possiamo attivarlo solo una volta. Adesso facciamo la modalità toggle, cioè premendo il pulsante e rilasciando il LED deve rimanere acceso, premendo si deve spegnere. Per fare questo, allora, cancelliamo tutta la programmazione che abbiamo fatto fino adesso e premiamo 8 volte il pulsante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso il modulo si è cancellato, difatti adesso se premiamo il telecomando non funziona. Premiamo 2 volte il pulsante, 1 e 2, attendiamo e premiamo il pulsante sul telecomando. Adesso se premo dovrebbe rimanere acceso il LED, vediamo, ok, rimane acceso. A, ripremo, si spegne, B, accendo, spengo, C, accendo, spengo, D, accendo, spengo. A, B, C, D, tutti e 4 i LED accesi. A, B, C, D. Questo è la modalità toggle. Premiamo e spegniamo. Adesso andiamo a fare la modalità interlock, cioè premendo A si accende A, se premiamo B A si deve spegnere. Allora spegniamo tutto, azzeriamo il modulo, premiamo 8 volte il pulsante, 2, 3, 8, quindi cancelliamo tutta la memoria, adesso non dovrebbe funzionare più, infatti non funziona, e premiamo 3 volte il pulsante, 1, 2, 3. Premiamo il pulsante per associare il telecomando, si è acceso il LED A. Se io adesso premo B, si dovrebbe spegnere l'A e accendere il B. Se premo C si spegne B, si accende C, se premo D si spegne C, si accende D. Quindi funziona perfettamente. Possiamo gestire i pulsanti del telecomando anche in modalità mista, quindi abbiamo visto 2 pressioni, 3 pressioni, adesso dobbiamo fare 4. Allora, per azzerare il modulo facciamo sempre 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
il modulo si dovrebbe azzerare e premiamo 4 volte il pulsante 1, 2, 3, 4. Attendiamo che si accende e premiamo un tasto. Vediamo che funzione ha. Premiamo A, accende A, B, accende B, C e D. Ok, troviamo due funzioni separate, quindi A e B mantiene il LED acceso, invece C e D vediamo che premiamo si accende il LED, se lasciamo si spegne. Proviamo anche a 5 pressione del tasto. Allora, per prima cosa cancelliamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non so se ho premuto 8 volte, penso di sì. E adesso facciamo 5 pressioni. Vediamo un po' se funziona. No, funziona ancora. Quindi dobbiamo premere 8 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per azzerare la memoria del modulo. No, non si azzera. Riprovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo un po'. Ancora, è rimasto ancora in memoria. Eppure ho premuto, riproviamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ok, stavolta è andata. E adesso facciamo 5 pressioni del pulsante. 1, 2, 3, 4, 5. Ahia, ho fatto 4. Vediamo un po' che ho combinato. E difatti, allora, li facciamo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Azzeriamo il modulo e facciamo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Premiamo A. Ok. Adesso troviamo A, quindi modalità interlock. Se premiamo A si spegne B, se premiamo B si spegne A. Invece C vediamo che fa. C e D rimane la funzione, premendo si accende. Ho cancellato la memoria e proviamo 6 pressioni. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Premiamo, associamo il telecomando e vediamo che funzione fa. Rimane acceso, C, e qui, anche qui cambiano 2 e 2. Quindi un LED rimane acceso. Ci rimane l'ultimo con 7 pressioni. Ho cancellato il modulo, facciamo 7 pressioni del pulsante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Premiamo il pulsante del telecomando, se è associato, vediamo che funzioni fa. A rimane acceso, quindi B cambia con A, C e D viene escluso, quindi solo 2 canali. A e B, C e D escluso. Sul modulo troviamo anche il pin con la scritta VT che serve per indicare quando riceve un segnale valido. Andiamo a inserire un LED anche lì, mettiamo un jumper, un cavo, mettiamo una resistenza per proteggere il LED e inseriamo un diodo verde anodo sulla resistenza e il catodo sul negativo. Adesso quando premo le uscite, quindi si attivano in base alla programmazione,
ma il LED verde si dovrebbe accendere ogni volta che premiamo un tasto del telecomando. Non si accende. Ho sbagliato a collegare, fatemi ricontrollare. No, si accende, ma si vede pochissimo. Vediamo un po'. Cambio il LED, mo metto un LED giallo, vediamo un po'. Se si vede di più. No, anche qui calcolate che la resistenza è da 220 ohm, quindi provo a inserire un altro rosso. Vediamo. Sì, stavolta vedete che si accende. Notate che ogni volta che premo il pulsante si accende il LED sia sulla scheda che sul LED che ho inserito sul pin VT. Quindi il pin VT indica che è arrivato un segnale valido al nostro ricevitore RX480 e conclusione possiamo dire che questo modulo è davvero interessante. Possiamo comandare 4 uscite direttamente con il telecomando e possiamo impostare la modalità che vogliamo. Se ci pensate è veramente comodo. Possiamo comandare, che ne so, luci, lampadine, motori, semplicemente con questo telecomando a 4 pulsanti. Ok, se il video vi è stato utile lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima!